Ciao a tutti! Buongiorno e ben ritrovati dopo tanto tempo in questa nuova avventura, anche se un po' diversa dal solito. Questa volta cosa abbiamo fatto? Non siamo partiti da casa con le moto perché avevamo pochi giorni, abbiamo con noi di gente che lavora, però ce li portiamo perché ci pagano la pensione. Sono dei novelli, uno sì. è qua, guarda, uno là che... Ce li portiamo perché ci pagano la pensione, quindi noleggiando risparmiamo 4-5 giorni di viaggio. Secondo, anche utilizziamo delle moto che sono molto più leggere delle nostre e visto che una motina così non l'abbiamo mai presa, e visto che il percorso prevede anche pezzi non particolarmente impegnativi, ma per noi sì, anzi adesso mettiamo il percorso qua, eccolo qua, lo zoomiamo e quindi abbiamo quindi deciso di noleggiare le moto. Facciamo anche questa avventura, vediamo come va a finire. Per chi vuole fare una cosa simile magari cercheremo di dargli le informazioni e così potrebbe essere uno spunto per fare di fronte al noleggiatore. Esatto, abbiamo preso l'albergo di fronte al noleggiatore, eccolo là, questo, non mi ricordo il nome, e qua c'è il noleggiatore moto. Sono moto non importate in Europa, XT250. Mi riprendi la pelata? No, non ti riprendo la pelata. Allora, visto che le moto chiaramente sono a noleggio, noi non abbiamo nessuna guida, quindi abbiamo i percorsi fatti da noi, ci stiamo installando l'alimentazione per i navigatori. Ci eravamo già preparati a casa tutto, diciamo, il necessario, adesso ci installiamo i navigatori sulle moto a noleggio. Guarda come funziona. E che bello che è. Funziona benissimo. Direttamente in batteria. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Allora, navigatori, anzi no, impianti per alimentare i navigatori montati. Montati. In tutte? In tutte. La I sta pronta. Le moto sono pronte. Qua sono le Mirko luci c'ha le ultime finiture che gli stanno sistemando la moto. E qua è dove abbiamo noleggiato le moto. Adesso facciamo il pieno perché sono secche come delle bresche e poi dopo partiamo. La strada che va da Marrakesh a Ouarzazate è davvero uno spettacolo. Andrebbe fatto con moto diverse, ci si divertirebbe forse di più. Purtroppo c'è un vento incredibile, quindi non so se si sente bene la registrazione, ma la strada è bellissima, scorrevole, con belle curve. I paesaggi naturalmente sono belli. Davvero bella. Allora, ascolta me, dove siamo Mirko qua? Passo? Col du? Ticna. Devi dirlo Mirko. Ticca. Chi? Ticca. Cazzo che pronuncia, vedi? Te che cazzo sai? Che cavolo sai? Comunque si trova tra il passo Pallade e il passo Mendola, siamo lì. Esatto, strada fantastica. Quella abbiamo fatto tutta a manetta. Manetta, anzi a volte c'era da tirarcene via una marcia. Avevamo il freno dietro. Dopo abbiamo perso il paracadute, a un certo punto l'abbiamo perso, ma vabbè. Era un panorama, io mi sono anche fermato in un aiuto. Ma è in pensione? Perché? Mi sono fermato, mi sono guardato l'intorno, ho detto lascia che vada. Allora ci andiamo a prendere un tè? Dai, via te. Aia.
Siamo a 60 km, circa 50 km da Ouarzazate. Abbiamo preso una strada che non è quella principale, ma secondo me è molto più affascinante. Ci si aprono spesso e volentieri i paesini che sono davvero davvero affascinanti. I colori poi sono incredibili. Casba. Quadra la Casba. Come ho accennato prima, noi non facciamo la strada asfaltata, abbiamo tagliato un po' anche per provare le moto e quindi arriveremo a Ouarzazate per poi, allora io le mie pronunce sono orrende e quindi dopo metterò la cartina con i nomi precisi. Quindi allora andremo quindi verso delle gole che credo si chiamano Damesgaga, una cosa del genere, metterò comunque la scritta, per poi andare su verso uno dei passi più alti del Marocco, che è il passo di Ginait Hamad, circa 3000 metri. Proseguiamo per arrivare a un altro passo molto famoso, che anche questo si chiama Tizi Naitimi, mi sembra, per poi arrivare alla nostra destinazione, che è la cattedrale di Infrane, dove passeremo la notte. Ah, vedrai che a tempo qualche anno la asfaltano anche questa. Come a sinistra? No? Sì, a sinistra, sì. Ah, sì. Di là. Sì. E l'altro va di là. Sì, va bene questa qua. Chiamiamo, dai. Se no cosa facciamo? Te Mirko sei tornato indietro a cercarlo? E non c'era più? Allora è andato in traccia lui, dai. Vabbè, dai, su. Ma sai qual è il problema? È perché non ha... Se aveva... Perché non ha il microfono, se no glielo dicevamo, si ricongiunge più avanti. Non hai il microfono, è un comportamento sbagliato. Vabbè, dai, su. Il tuo navigatore in quel momento lì ti dice se ti dà la montagna ti più. Sì, poi anche le tracce, come ho detto fin quando siamo partiti, non sono super affidabili, ragazzi, stiamo facendo delle strade che... vabbè, dai. Sì, dai. L'importante è che ci troviamo. No, beh, si trova anche prima, secondo me. È che...
Perché sballonzoli così che mi fai paura? Vai! Caffè. Mirko che stava cadendo. Non riesco a partire. Non riesco a accelerare. Questo qua lo faccio tutto così, questa qua. Ti vedo a gambe aperte. Sei tutta gamba aperta te la fai, Però ho provato a Ho provato a mi cago in mano. Ah, è finito? Sì, sì. No, finisci No, qua. non male. Spettacolo. Siamo in traccia? A sinistra dove? Le do io due, questo ciclo qua va. Ci manca la strada? Eh sì, qua mangiamo la polvere. Ecco, adesso li hai... Ma che terra che c'è qua? Rosa. Li hai incitati, adesso non si fermano più. Bollano tutti 27 cavalli in un colpo e vanno. Chiudono gli specchietti, tanto non gli servono. Tranquillo, ci siamo.
Bisogna che facciamo una scorta di caramelle, mi sa. Neanche se ti fermi sempre non ci salti più fuori. Un po' in piedi, va, Dio po'. Caffè al ristorante. Anche se stiamo scendendo abbastanza, adesso siamo 2006. Là si torna su, ragazzuolo. Vai là! Oh, che bellezza, però che c'è caldo. Si è messo la giacca a Mirko, adesso c'è caldo. Te la stai gustando lo stesso? Allora ti fredda un bel po'. Siamo sulla route régionale numero 317. C'è scritto lì, so, poi dopo l'ho pronunciato male. Nel passo che passo siamo? Siamo oltre la Bonnetta. Siamo a 3000 metri. Del mio marocchino, del mio arabo. La strada è, qua è spettacolare. La faccio vedere. 3005 metri. Non so se si sente qualcosa perché c'è un vento della Madonna. Adesso andiamo al rifugio Battisti qua a prendere un tè. Andiamo a prendere il caffè del maroccano. Caffè maroccano. Allora siamo nella casa del guardiano della Telecom. Ci ha ospitato, ci sta facendo il tè. Io sono sul letto, anche lui c'è un po'. E io fai vedere dove sono seduto. Fumando sulla stufa che è accesa. Fortuna che è spenta. C'è il badge qua perché è importante. Guarda tutti i cavetti. Fuori c'è un vento che ti pela le orecchie. Adesso ci sta preparando Ci sta facendo il tè. il caffè. Caffè. Un caffè spettacolare. Qua spegniamo l'interphone così recuperiamo la Vedere la batteria cucina. perché va a finire che più tardi si stiamo senza. Mirko smorsa. Hai spento Pac? No. Il casco dove ce l'hai? Ah, là. Preparazione del caffè. Io boh, quando vedono quel video qua. Ok. Sai? Sai? Oh, Sì? No. Sai? Come? Non vi sento, eh? Mauri? Aia. Oh, bisogna andare, eh? Pian piano. Quanto in fondo? Ah, non lo so. L'hai accesa? Sì. Io vado pian piano, perché se si blisga. Dagli una caramella, dai. Un altro passo di cui naturalmente non mi ricordo più il nome,
non eravamo sicuri che la strada fosse aperta, perché avevo sentito che c'erano state frane, però abbiamo chiesto, ci hanno detto che l'hanno sistemata, che è aperta, e devo dire che fino adesso, fino a questo momento, è veramente spettacolare, bella, molto bella. Quindi speriamo che vada avanti così fino al passo. Si vede che l'hanno tutta sistemata perché è proprio in ordine. Perché se è chiuso e ci tocca tornare indietro, mi sa che dormiamo in mezzo a un fosso perché ci viene buio addosso. Arrivato il passo di cui non ricordo il nome, dire qualche cosa, non si sentirà niente per il vento. Guarda Armando che bello che è. Paesaggio. Allora, questo è il giro della cattedrale, anche qua non mi ricordo il nome ma la metteremo su, è spettacolare. Purtroppo noi ci siamo arrivati con un po' d'apprensione perché siamo senza benzina e non sappiamo ancora se l'albergo c'è o non c'è, e sono le 6, però vabbè, in qualche maniera qualcosa facciamo. Madonna, che spettacolo! Peccato che non ci sia una bella luce, sono in ombra le montagne. Sì, sì. Sì, sì, vai. 5 km, com'è possibile che in 5 km ci sia un distributore? Anche la mia, ma va a sapere se funziona. Poi cosa ci sarà di riserva? 1 litro? Quando ci sarà di riserva? 1 litro? Poi non so se funziona questa moto qua, c'è poco da fidarsi.
cattedrale di Frame. La vediamo purtroppo con il sole sbagliato, però vabbè. Sembra che ci siamo salvati. Oggi è stata per me una giornata fantastica, abbiamo visto dei posti bellissimi. Avevamo qualche perplessità riguardo alla benzina, riguardo a dove dormire. Alla fine invece abbiamo trovato dove dormire, il posto dopo ve lo faccio vedere. Si mangia, quindi è già una cosa buona. Siamo praticamente sotto la cattedrale di Limbisfran. Io mi scuso, non so se si pronuncia bene, comunque che è là, è quella là. Comunque lo scriverò da qualche parte, così anche se lo pronuncio male magari se siete interessati a venire sapete come si chiama. Le moto sono qua e cos'altro? Ci portano pure la benzina, d'accordo con il gestore dell'albergo, ha detto che ci fa portare la benzina per le moto, quindi vedi così si muove. Faccio vedere le camere perché è un posto abbastanza particolare. Qua di acqua ne hanno a go, che passa il fiume praticamente di fianco. Questa è la struttura classica del Marocco, sono costruita in fango. Poi le camere sono invece da un'altra parte. Sono queste qua. Le camere sono più che oneste, c'è l'acqua calda, anche se ci hanno detto che dovrebbe arrivarci l'acqua calda ma non c'è. C'è Mirko, ciao Mirko, di ciao. Ciao ragazzi. Perché vi faccio vedere la camera. Eccoci qua. Coperte leopardate, che è tutto un dire. E la doccia. Insomma, niente di minimal, ma c'è tutto. Ci sono anche gli altri. Cos'è questa sorpresa? Non eri in posa, giusto? No. Io ero in posa, assolutamente no. Facciamo quindi terminare qua questa puntata, spero che vi sia piaciuta. Se così fosse un bel mi piace e gradito, e magari se volete seguire anche le prossime puntate l'iscrizione al canale è ancora più gradita. Alla prossima!